Down in Wilmington, where we shot Dawson's Creek, we were having a big party downtown, and so I decided to be a one-night stand. L'amore è sufficiente in una relazione? La relazione di Katie Holmes e Tom Cruise ha catturato l'attenzione del mondo, dalle loro romantiche dichiarazioni d'amore al loro matrimonio da favola in un castello italiano. Tuttavia, dietro quei dolci momenti si nasconde una storia complicata che pochi conoscono. Nel 2012, l'improvviso divorzio della coppia ha scioccato tutti, e ora Katie Holmes parla per rivelare la verità dietro il loro matrimonio. Cosa è successo nella sua vita? Che ruolo ha avuto Scientology nel loro matrimonio? Scoprite la verità non raccontata sulla vita di Katie Holmes in questo video. Il matrimonio scioccante e l'influenza di Scientology. Poiché è stato in Italia che il pubblico ha conosciuto per la prima volta la loro vorticosa relazione. La Holmes, che all'epoca aveva 26 anni, aveva appena divorziato dall'attore Chris Klein. In seguito, si ritrovò tra le braccia di Tom Cruise, l'uomo che amava fin da bambina. Era come se fosse uscita da una favola. La Holmes aveva una lontana ammirazione per Cruise quando era più giovane. Lei, come un gran numero di altre persone, andava a vedere i suoi film a un certo punto del futuro. Sperava di incontrarlo. Tuttavia, quando quel sogno si realizzò davvero, sembrò essere molto più significativo di quanto avesse previsto. Nel momento in cui ho posato gli occhi su Tom, ne sono stata completamente innamorata. Quando stavo crescendo, in effetti, lo ammiravo. Lui è Tom Cruise. Aveva annunciato lei in precedenza con grande entusiasmo. Solo 2 giorni dopo che il mondo è venuto a conoscenza della loro relazione, sono stati premiati con il Gran Premio ai David di Donatello a Roma. Inoltre, da quel momento in poi, la loro relazione si è trasformata in uno spettacolo, che è stato meticolosamente ripreso da un numero illimitato di telecamere. Holmes aveva un sorriso smagliante. E Cruise? Non avevo idea di cosa stesse succedendo intorno a me. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, è stato molto affettuoso con me. Mi ha stupito sapere che lei è in grado di essere sia una celebrità che una persona umana. È stata la sua condivisione. L'ormai celebre intervista rilasciata all'Oprah Winfrey Show è stato l'evento che più di ogni altro ha consolidato la loro relazione. Quando Cruise non riuscì a tenere a freno le sue emozioni, saltò fisicamente dalla sedia e urlò sul divano di Oprah che era innamorato. È stato un momento incredibile, che è stato immediatamente inciso negli annali della storia della cultura popolare. Sul volto di Holmes c'era un sorriso smagliante quando lo raggiunse nel box. Holmes aveva osservato da lì. «Sono d'accordo con il fatto che sono una grande sognatrice», ha detto. La loro storia d'amore ha continuato a fiorire da quel momento in poi. I due sono stati al centro dell'attenzione durante la prima di Batman Begins, più che del film stesso. Cruise ha poi compiuto un passo importante nel luglio del 2005, appena 2 mesi dopo essere diventato un personaggio pubblico in una relazione. Mentre si trovava in cima alla Torre Eiffel, fece la proposta alla Holmes di sposarlo. In tutto e per tutto, fu una storia d'amore hollywoodiana. La sera stessa, mentre si svolgeva la prima della Guerra dei Mondi, Holmes presentò con orgoglio l'anello che la sposa indossava. Il club è stato sommerso da manifestazioni pubbliche di affetto sul tappeto rosso. Volevano che tutti fossero testimoni del loro amore reciproco e hanno fatto di tutto, dai baci appassionati alle sessioni di foto elaborate. Ma se tutto questo fosse stato troppo, in un attimo, la storia del loro amore si è svolta davanti ai loro occhi. Allo stesso tempo, mentre il pubblico era completamente affascinato, i critici hanno iniziato a mormorare. Sembrava che tutto fosse piuttosto coreografico, compresa la loro eccessiva simpatia reciproca e la precisa sincronizzazione con le uscite dei film più importanti. È stato amore vero? Cruise non sembrava preoccupato. Sono così estasiata che non riesco a trattenermi perché mi è successo qualcosa di veramente straordinario, ha detto. In seguito, l'amore ha portato altri profondi cambiamenti nell'universo della Holmes. Nella vita di Cruise, non solo è entrato in scena lui. In quel periodo stava abbracciando i suoi ideali. Il fatto che abbia iniziato a studiare Scientology è stato un fatto che ha colto immediatamente tutti di sorpresa. D'altra parte, Holmes all'inizio era entusiasta. Ho appena iniziato l'auditing e ora sono iscritta a diversi corsi. Mi sta piacendo molto. Credo che mi stia aiutando molto. Dissi. Alcune persone erano preoccupate per la rapidità con cui si era immerso nella religione, ma Holmes sembrava non avere riserve al riguardo. Poi c'è stata un'altra sorpresa.
La coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio solo pochi mesi dopo aver scoperto di frequentarsi. La rivelazione è stata resa pubblica nell'ottobre del 2005 e Cruise, che è sempre stato un genitore devoto, ha fatto di tutto per affrontare la situazione. Suri è nata dalla Holmes il 18 aprile 2006, giorno in cui ha dato alla luce sua figlia. D'altra parte, non è stata solo la nascita di un bambino a Hollywood, è stata la nascita di Scientology. In conformità con gli estenuanti rituali della fede, il processo del parto dovrebbe essere completamente silenzioso. Non ci dovrebbero essere urla o discorsi, ma solo immobilità. Gli Scientologist ritengono che i suoni provenienti dal processo di parto possano avere un impatto sia sulla madre che sul bambino, con qualche mezzo. La Holmes è riuscita a portare avanti la procedura e ha dato alla luce una bambina sana in un modo praticamente del tutto silenzioso. Suri era molto attesa da tutto il mondo. Tuttavia, il caso l'ha tenuta nascosta dai riflettori pubblici per diversi mesi. Il momento in cui è stata mostrata al pubblico non è stato attraverso le foto dei paparazzi o le copertine dei tabloid. Piuttosto, indossava un mantello mozzafiato di Vanity Fair. Nel momento in cui Holmes teneva in braccio il suo bambino per la prima volta, ha raccontato l'incredibile evento. Quando il medico mi ha dato Suri, ero preparata. Quello che sto vivendo va oltre le parole. Dall'esterno sembrava che la loro vita fosse fantastica. Un neonato adorabile. Un matrimonio da favola e una storia d'amore. I passi avanti, invece, cominciarono a verificarsi dietro le quinte. Cruise assunse un ruolo sempre più centrale nell'universo della Holmes. Insieme a ciò è arrivata una partecipazione più profonda alla religione di Scientology. Nascite silenziose, rituali religiosi rigorosi e una vita sempre più controllata ne sono un esempio. A causa di tutto ciò, è stata posta una domanda che molte persone erano riluttanti a sollevare. Fino a che punto la vita della Holmes apparteneva davvero solo a lei? Perché i genitori di Katie Holmes non sembravano essere soddisfatti? L'attenzione del pubblico era ormai attratta dalla vorticosa relazione tra Katie Holmes, Tom Cruise e i loro figli. Tuttavia, nonostante lo sfarzo e le ostentazioni d'amore che si stavano verificando, le tensioni stavano venendo a galla. In particolare tra i parenti della Holmes. La madre e il padre, Martin e Kathleen Holmes, erano cattolici devoti e hanno inculcato queste convinzioni alla figlia per tutta la sua infanzia. Per questo motivo, i genitori di Katie furono piuttosto turbati quando lei decise di aderire a Scientology, una religione di cui non aveva mai fatto parte prima. In passato Katie era stata una giovane cattolica dagli occhi brillanti. La questione della religione in sé non era l'unica cosa che li preoccupava. I genitori erano preoccupati per le implicazioni che ciò avrebbe potuto avere sull'autonomia della figlia. Una volta deciso che il matrimonio avrebbe avuto luogo nel 2006 nel magnifico castello Odescalchi in Italia, cominciarono a diffondersi speculazioni sul fatto che i genitori della Holmes non avrebbero potuto partecipare alla cerimonia. Non solo si sentiva a disagio per Tom Cruise, ma era anche preoccupata per il mondo in cui sua figlia stava per entrare, fortemente influenzato da Scientology. Un matrimonio sfarzoso e pubblico, basato su una religione che non condividevano, li fece sentire senza speranza. Tuttavia, nonostante i loro timori, alla fine hanno fatto la loro comparsa. Marty Holmes, che è sempre stato un padre devoto, ha pronunciato un'osservazione durante la colazione privata ospitata nell'antica Villa Aurelia. Le frasi che ha scelto di usare sono state deliberate. Non mi ci è voluto molto per capire che Tom era un ragazzo speciale. Ha continuato, esprimendo quella che sembrava un'approvazione. Sono arrivato a questa conclusione molto rapidamente. Wow. Tuttavia, chi lo conosceva bene ha capito che le sue dichiarazioni erano più volte a dimostrare il suo sostegno alla figlia che a celebrare il matrimonio. Una serie di eventi che si sono verificati lo stesso giorno del matrimonio ha fatto alzare le sopracciglia a molti. In seguito, un visitatore raccontò che la Holmes aveva fatto aspettare tutti, compreso Cruise, che era rimasto in piedi all'ingresso sorridendo e aspettando per un periodo di tempo molto più lungo di quello previsto. Altri mormorarono che si trattava solo di nervosismo il giorno del matrimonio. Altri si chiesero se non ci fosse qualcosa di più. La cerimonia vera e propria si è svolta secondo le usanze di Scientology. Inoltre, per chi non conosceva le sue tradizioni, alcuni aspetti sono sembrati quasi irreali. Invece delle tradizionali promesse, Cruise ha offerto alla Holmes una serie di oggetti, tra cui una frigideira, una canetta, un gatto, vestiti e cibo.
Si è inoltre impegnato a regalare alla Holmes felicità e gesti gentili. Nonostante il fatto che fosse simbolico all'interno della chiesa, molte persone che non ne facevano parte lo hanno trovato strano, quasi come un roteiro. Tuttavia, nonostante le voci, lo spettacolo non avrebbe potuto essere più impressionante. Si trattava del tipo di matrimonio su cui le giovani ragazze fantasticano, quello che è accettabile per i reali. In apparenza tutto sembrava perfetto, un castello, un abito magnifico, fuochi d'artificio sulla campagna italiana. D'altra parte, nonostante la sontuosità, c'era il sospetto che qualcosa non fosse del tutto esatto. In effetti, la situazione era piuttosto diversa. La questione del controllo si ripercuote sul loro matrimonio. Mentre le belle apparizioni pubbliche continuavano, cominciarono ad emergere problemi dietro le quinte. Era diffusa la convinzione che Tom Cruise esercitasse un notevole controllo sulla vita professionale di Katie Holmes, presumibilmente allontanandola da incarichi non conformi ai principi di Scientology. Riuscire a comprenderlo non era una sfida. Nonostante entrambe le parti abbiano respinto le richieste, la mossa è stata indiscutibile. In seguito, è stato stipulato il controverso accordo prematrimoniale. Sono state poche le persone che si sono stupite nell'apprendere che Cruise aveva un contratto inderogabile a causa del suo ampio impegno con Scientology. Tuttavia, l'aspetto più straordinario è stato il fatto che Martin Holmes, il padre della Holmes, fosse l'autore del documento. Nonostante i dettagli siano stati tenuti segreti, sono circolate voci sul fatto che fosse molto intricato, al punto che si dice che abbia consumato 5 conti bancari. Dal punto di vista monetario, l'accordo assicurava alla Holmes e a sua figlia Suri un'assistenza completa. Secondo alcune fonti, la Holmes avrebbe garantito quasi 50 milioni di dollari, mentre secondo altre fonti avrebbe ottenuto alimenti per 400.000 dollari all'anno, oltre a coprire completamente le spese di Suri per tutta la durata del matrimonio. Una scuola di pensiero ha suggerito che il padre avesse redatto l'accordo come mezzo per eludere la possibilità che il matrimonio non andasse a buon fine. Si trattava di una decisione pianificata, che assicurava a Holmes di uscire dalla situazione rapidamente e senza una burrascosa battaglia giudiziaria, assicurando al contempo alla figlia una stabilità finanziaria in qualsiasi circostanza. In apparenza, la Holmes sembrava soddisfatta. In un'intervista rilasciata a Marie Claire nel 2010, ha dichiarato di non essere interessata ad avere altri figli e di trovare il suo matrimonio molto divertente. L'idea di un matrimonio perfetto, tuttavia, cominciò a svanire con la fine del periodo di luna di miele della relazione. Gli aneddoti che raccontava su come Cruise avesse avuto un impatto sulla sua vita diventavano ogni giorno più forti. Poi, nel 2012, la Holmes fece una scelta che avrebbe stupito Hollywood e presumibilmente colto Cruise completamente di sorpresa. Questa decisione è stata il risultato dell'incredibile decisione della Holmes. La Holmes ha chiesto il divorzio senza preavviso, dopo che la coppia era stata sposata per 6 anni. Cruise è rimasto assolutamente sconcertato da questa tragedia, avvenuta solo pochi giorni prima del suo 50° compleanno. In un'intervista successiva, ha dichiarato di non aver previsto l'accaduto. La sua risposta è un misto di scetticismo e dolore, il che è indicativo di come sia stato colto di sorpresa dalla situazione. Nella mente di Holmes c'era solo una cosa che contava: sua figlia. Questo è stato reso molto evidente dal suo avvocato, che ha detto che la prima priorità di Kate ed è sempre stata il benessere di sua figlia. Nel frattempo, i figli maggiori di Cruise, avuti dal precedente matrimonio, sono rimasti al suo fianco mentre lui affrontava le conseguenze delle circostanze. La Holmes, invece, è stata vista a New York non molto tempo dopo la presentazione della richiesta di divorzio. Sembrava sollevata, quasi come se si fosse tolta un peso dalle spalle. La rapidità con cui è avvenuta la separazione ha contribuito a renderla ancora più evidente. Nonostante i divorzi nel settore dello spettacolo richiedano spesso diversi mesi o addirittura anni per essere risolti, l'accordo tra la Holmes e Cruise si è concluso in soli 11 giorni. Una conclusione eccezionale per un caso di così alto profilo. A causa della repentinità di tutto ciò, sono state sviluppate numerose teorie. Cosa ha portato a una conclusione così rapida? Perché Holmes si è comportato in modo così solenne? È opinione diffusa che la soluzione si possa riassumere in una parola: Scientology. Proteggere la figlia era l'unica cosa che interessava a Holmes. Era piuttosto preoccupata per il potenziale impatto che Scientology avrebbe potuto avere sul futuro di Suri.
Dopo la separazione, Cruise è stato specificamente interrogato sul fatto che la Holmes si fosse separata per proteggere la figlia dalla chiesa durante una deposizione avvenuta dopo la rottura. All'inizio era decisamente contrario alla proposta. Tuttavia, dopo un piccolo periodo di dubbi, alla fine l'ha accettata. Infatti, all'inizio, Holmes ha reso evidente quali fossero le sue ambizioni. Per proteggere la figlia dall'influenza di Scientology, chiese la custodia esclusiva di Suri, che le avrebbe garantito il controllo completo sulla creazione della figlia. È stata una mossa rapida e deliberata da parte sua. I progetti legali impermeabili, i telefoni cellulari usa e getta e gli incontri segreti con gli avvocati ne sono un esempio. Un ex membro della congregazione, Jenna Miscavige Hill, nipote del capo della chiesa, ha espresso il suo sostegno. Katie ha il mio pieno sostegno come madre e spero che riesca a trovare la forza, d'animo necessaria per prendere le decisioni che sono nell'interesse suo e di sua figlia. Non c'è stato solo un divorzio, e c'è chi non ha potuto fare a meno di notare una singolare tendenza. Tutti e tre i matrimoni di Cruise sono finiti quando le sue spose avevano circa 33 anni. È una coincidenza? Forse. Ma Holmes non ha aspettato che il passato si ripetesse prima di agire. L'accordo prematrimoniale era dalla sua parte, il che significava che non avrebbe dovuto impegnarsi in lunghe battaglie in tribunale. Inoltre, non ha mai fatto dichiarazioni che riguardassero Cruise o Scientology, il che significa che la Chiesa non ha nulla a che fare con lei. Per quanto riguarda gli spazi, il padre svolse un ruolo fondamentale come tattico, assicurandosi che ogni mossa fosse fatta per garantire un ritiro pacifico senza alcuno scontro. Durante questo periodo, Cruise aveva difficoltà a elaborare quanto era accaduto. In una dichiarazione successiva, ha parlato della sua vita dopo il divorzio come di una tragicommedia, descrivendo come abbia lottato per mantenere la sua compostezza mentre tutto il mondo lo guardava. Le sue affiliazioni con Scientology andavano oltre la natura puramente spirituale. Essi dominavano l'intero ambiente planetario. Secondo le storie che circolavano, avrebbe guidato la carriera della Holmes, lontano da iniziative in contrasto con i valori della Chiesa, e avrebbe aumentato il controllo che lui esercitava sulla sua vita. Ciononostante, c'erano elementi che venivano nascosti alla coppia mentre erano sposati, questioni di cui la stragrande maggioranza delle persone non era a conoscenza. Uno sguardo alle realtà inaspettate del divorzio. Quando Kate Holmes ha messo fine alla sua relazione con Tom Cruise nel 2012, si è trattato di qualcosa di più di un semplice divorzio. L'aereo era un piano di fuga. Aveva visto l'esperienza di persone in disaccordo con Scientology e non era pronta a correre il rischio di impegnarsi in un confronto che non sarebbe stata in grado di vincere. Era una giocatrice molto astuta. Secondo gli addetti ai lavori, ha acconsentito a un contratto di sicuro successo, ma con una limitazione unica. Era una giocatrice molto astuta. Secondo gli addetti ai lavori, ha acconsentito a un contratto di sicuro successo, ma con limitazioni molto particolari. Sapete qual è stata l'esperienza più singolare? Una delle clausole che hanno regolato la sua vita privata per molti anni dopo la conclusione del divorzio è stata questa. Date le circostanze, la Holmes non avrebbe fatto dichiarazioni pubbliche su Cruise o Scientology. Tuttavia, non si è fermata lì. A sua figlia Suri non fu permesso di conoscere un nuovo partner o di avere una relazione sentimentale con qualcuno per un periodo di 5 anni. Negli ultimi anni si è trasferita a New York con l'intenzione di iniziare una nuova vita lì. Nuova vita. Di conseguenza, la gente notò una nuova Kate per la prima volta dopo molto tempo. Sembrava più leggera, più libera e più viva. Era immediatamente percepibile da coloro che le erano vicini. Dava l'impressione di essere più felice e più ricettiva alle nuove esperienze, come se fosse uscita dall'oscurità. In un'intervista a InStyle, la stessa Holmes ha dichiarato di aver accettato la modifica. Ho l'impressione di poter essere più creativa e di avere più tempo per me stessa. Poter dire la verità, ha detto. Dopo quella che mi è sembrata un'eternità, ho potuto finalmente seguire le mie passioni senza il vincolo di essere una signora. Cruise. Holmes ha mantenuto un profilo modesto per concentrare i suoi sforzi sullo sviluppo professionale e sulla creazione di Suri. Ha continuato ad accettare nuovi lavori, ha acquisito esperienza nella regia e ha ritrovato la fiducia in se stessa. È come mettere le cose là fuori ed essere se stessi, ha detto riflettendo. Tuttavia, il suo rilancio non si è concentrato solo sul suo lavoro. Inoltre,
Si trattava di riprendere il controllo della sua vita privata. D'altra parte, ha iniziato una relazione segreta con Jamie Foxx poco più di un anno dopo il divorzio. I tabloid hanno speculato sul loro legame, ma non è mai stato provato. È stato il segreto peggiore di Hollywood. Nonostante siano stati colti in situazioni personali, come la volta in cui sembravano inseparabili in uno studio di registrazione, hanno negato tutto. In segno di rispetto dell'accordo di divorzio, Holmes non ha presentato Fox a Suri. Di conseguenza, la loro relazione è rimasta segreta per molti anni. Poi, nel 2017, c'è stato un singolo evento che ha cambiato tutto. Dopo anni di segreto, su una spiaggia di Malibu, la Holmes e Fox sono stati ripresi dalle telecamere mentre passeggiavano mano nella mano senza alcun accessorio. Le smentite non sono più state fatte. Non c'erano più posti dove nascondersi. Il contratto era stato rescisso e lei era finalmente libera di amare. Dopo la conclusione della sua lunga e privata relazione con Fox, la Holmes ha avuto un breve periodo di attrazione romantica per il suo datore di lavoro, Emilio Vitolo. Approfittando degli ambienti intimi e dei viaggi pubblici che New York offre, i due venivano regolarmente avvistati in giro per la città. Ma la passione cominciò a scemare dopo 8 mesi. Non molto tempo dopo si innamorò nuovamente di Bobby Wooten, un musicista di 10 anni più giovane di lei. I due sembravano innamorati, come dimostra il fatto che erano stati visti tenersi per mano con attori famosi e avere momenti di tenerezza a Central Park. Alla fine di tutto, una cosa è risultata molto evidente. Oltre a essere l'ex moglie di Tom Cruise, la Holmes era anche una persona. Attraverso il processo di riconquista della sua identità, ha dimostrato che la sua vita non era caratterizzata da un matrimonio che aveva già oscurato tutto ciò che la circondava. Nel 2014 ha dichiarato a People: «Ora non ho più paura». E lo pensava davvero. «Non ho molte regole per me stesso e non mi prendo così sul serio». A questo proposito, la vita sentimentale di Cruise ha preso una strada diversa. L'attrice britannica Hayley Atwell è stata una delle persone con cui Sparks ha volato sul set di Mission Impossible, a Londra e a Roma. I due sono stati visti regolarmente insieme, formando un insieme straordinario che tutti hanno notato. Infatti, la Atwell ha fatto un'apparizione nella star di Top Gun. Il fatto di avere Maverick al suo fianco ha alimentato ulteriormente le voci. Tuttavia, la relazione si è svolta come un ottovolante. I due hanno avuto una serie di rotture, la più recente delle quali si è verificata nel 2022. La figlia di Katie Holmes sta entrando in una nuova fase della sua vita. La vita di Suri Cruise, così come quella dei suoi genitori, ha preso una strada diversa. D'altra parte, anche se Tom Cruise è riuscito a mantenere una sorta di rapporto con i suoi figli maggiori grazie al matrimonio con Nicole Kidman, Suri rappresenta una circostanza molto diversa. Una fonte ha informato Hollywood Life che continua ad adorare la figlia nonostante le circostanze difficili che lui e la figlia stanno attraversando. Si dice che Tom abbia intenzione di tornare in contatto con Suri in futuro. Tuttavia, per il momento, i loro stili di vita non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Una che è illuminante. Invece di usare il nome Suri Cruise, avrebbe deciso di usare il nome Suri Noel quando ha iniziato la sua formazione. Tuttavia, qual è stato il motivo dell'assenza di Tom per più di un decennio? A intervalli sporadici di introspezione, Holmes ha fatto un accenno all'intensità di quegli anni. Quel periodo è stato intenso, richiedeva molta attenzione. E avevo anche una bambina. Quando trasmetteva i suoi pensieri in un'intervista, era cauta con le parole, ma era chiaro che era piuttosto pesante. Il trasferimento a New York, dove era lontana dall'ombra imponente di Hollywood e dall'influenza di Scientology, le fornì un vantaggio sulla concorrenza. La protezione della figlia era la prima e principale preoccupazione della Holmes in ogni momento. È opinione diffusa che la decisione di lasciare Tom sia stata in gran parte motivata dal desiderio di tenere Suri lontana da Scientology, una chiesa nota per la sua segretezza e il suo rigido controllo sui suoi adepti. Consapevole di quanto la Holmes abbia fatto per proteggere la figlia, Jenna Miscavige Hill, nipote di David Miscavige, il capo di Scientology, ha appoggiato apertamente la Holmes. La sua giovinezza nella Chiesa è stata caratterizzata da turbolenze mentali ed emotive, lunghe separazioni dai genitori e un'istruzione inadeguata. L'infanzia di Jenna è stata anche segnata da intense confessioni. Le sue osservazioni non sono state solo un sostegno alla scelta di Katie,
ma anche un promemoria di ciò che la Holmes stava cercando di evitare per Suri. Come madre decisa a dare alla figlia un'educazione regolare, la Holmes ha preferito la stabilità alla spettacolarità. Ha stabilito la sua vita a New York, un luogo lontano dal frastuono di Hollywood e dai controlli dei paparazzi. Questo per assicurarsi di avere l'ultima parola sull'educazione, la morale e il destino della figlia. La Holmes si è per lo più astenuta dal parlare dei dettagli della loro rottura, sia a causa di un accordo legalmente vincolante, sia perché ha scelto di descrivere lei stessa la situazione. Attraverso i pochi scorci della sua vita, le sue osservazioni attentamente calcolate e la sua appassionata protezione di Suri, vediamo una donna che ha dato priorità alla pace rispetto al conflitto e alla privacy rispetto alla fama. È passato molto tempo da quando la vita di Tom e Kate ha preso direzioni diverse. Tuttavia, anche i primi anni della sua vita hanno influenzato profondamente la strada che Katie Holmes ha scelto. Com'è stata la sua infanzia? Continuiamo ad esplorare. Il viaggio di maturità di Holmes. Katie Holmes è nata a Toledo, nell'Ohio, in una famiglia che ha avuto una storia importante di risultati accademici e sportivi. È la più giovane di 5 figli e sua madre, Kathleen, è casalinga e filantropa. Suo padre, Martin Joseph Holmes Sr., è un avvocato che è stato giocatore di basket alla Marquette University sotto la guida di Al McGuire. Catherine è la più giovane dei 5 figli. Quando Holmes era bambino, era circondato da persone che avevano una combinazione di impatto intellettuale e atletico. La sua giovinezza è stata formata da un'atmosfera familiare che è stata amorevole e di supporto durante i suoi anni formativi. Aveva 3 sorelle maggiori e un fratello maggiore oltre a lei. È stata battezzata e ha frequentato la chiesa Christ the King di Toledo, che è stata una componente essenziale della sua educazione. È cresciuta in una casa che aderiva alla fede cattolica. L'eccellenza è stata una caratteristica distintiva della carriera accademica della Holmes. Si è diplomata alla Notre Dame Academy, una scuola femminile situata a Toledo. Sua madre aveva già frequentato la stessa scuola. Lì ha raggiunto l'eccellenza scolastica, che ha gettato le basi per i suoi successi futuri. Oltre ai risultati accademici, si è interessata attivamente alle attività extrascolastiche, in particolare a quelle legate all'arte. Ha partecipato ai musical scolastici nelle adiacenti scuole maschili di St. John's Jesuit e St. Francis de Sales, dove ha dato prova della sua abilità in spettacoli come quelli in cui ha interpretato il ruolo di una cameriera in Hello, Dolly e di Lola in Damn Yankees. Le sue performance di recitazione le valsero riconoscimenti e fecero nascere in lei l'amore per questo mestiere che in seguito avrebbe caratterizzato la sua vita professionale. Inoltre, le sue capacità intellettuali furono dimostrate dal notevole punteggio ottenuto nel test attitudinale scolastico, pari a 1310 su 1600, che le valse l'ammissione alla Columbia University. La Holmes non era interessata a intraprendere la carriera medica, nonostante il padre avesse appoggiato la sua decisione di seguire questa strada. Durante l'adolescenza ha sviluppato un interesse per la recitazione che l'ha spinta a iscriversi a una scuola per modelle a Toledo quando aveva solo 14 anni. La partecipazione al concorso dell'International Model and Talent Association, che si è svolto a New York nel 1996, è stata resa possibile grazie a questo passo, che si è rivelato di fondamentale importanza. Un momento cruciale nella vita professionale di Holmes si è verificato quando ha partecipato all'IMTA. Fu grazie alla sua eccezionale performance che i talent scout si accorsero di lei, che alla fine la portarono a firmare con un'agenzia di talenti. Nel 1997, la Holmes riuscì a ottenere un ruolo nel suo primo film importante, La tempesta di ghiaccio, diretto da Ang Lee. Questa occasione le ha permesso di fare dei provini che l'hanno portata a ottenere il ruolo. In un periodo turbolento della storia degli Stati Uniti, debutta sul grande schermo con la parte di Libet Casey, una giovane donna che si trova invischiata in un'intricata rete emotiva. Grazie alla sua partecipazione al film, ha avuto l'opportunità di lavorare con attori esperti come Kevin Kline e Sigourney Weaver. Questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla sua conoscenza del mestiere e ha rafforzato il suo entusiasmo per la recitazione. Grazie al successo di Tempesta di ghiaccio, la Holmes è riuscita a stabilire una solida base nel mondo dello spettacolo e la sua carriera si è rapidamente accelerata. Grazie alla sua capacità di muoversi fluidamente tra cinema e televisione,
È diventata famosa per la sua interpretazione di Joey Potter nel celebre dramma adolescenziale Dawson's Creek. La carriera di Katie Holmes è decollata rapidamente dopo il suo ruolo di spicco in Tempesta di ghiaccio, ma è stato il suo ruolo nella serie televisiva Dawson's Creek che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Debuttando nel 1998, Dawson's Creek è diventato un fenomeno culturale e la sua interpretazione di Joey Potter, la ragazza della porta accanto, intelligente e semplice, non solo ha messo in luce il talento della Holmes, ma ha anche consolidato il suo status di idolo dei teenager tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Lo show ha esplorato le complesse relazioni e le esperienze di crescita dei suoi personaggi, che hanno risuonato profondamente con il pubblico. Il successo di Dawson's Creek ha anche aperto alla Holmes la possibilità di esplorare una varietà di ruoli al cinema, consolidando ulteriormente la sua versatilità come attrice. Holmes è passata senza problemi dalla televisione al cinema, assumendo ruoli sia in film indipendenti che in produzioni hollywoodiane di grande budget. Nel 2000 ha recitato in Teaching Mrs. Tingle, una commedia nera diretta dal creatore di Dawson's Creek, Kevin Williamson. Sebbene il film non sia stato accolto positivamente, l'interpretazione della Holmes è stata ampiamente apprezzata. Ha continuato a costruire la sua carriera con ruoli in film come Go, 1999, un classico di culto, e The Gift, 2000, in cui ha recitato accanto a Cate Blanchett e Giovanni Ribisi. Questi ruoli hanno contribuito a consolidare la reputazione della Holmes come attrice di talento in grado di affrontare personaggi diversi e impegnativi. Nonostante le molte difficoltà del matrimonio, entrambi sono andati avanti con le loro vite, ognuno costruendo il proprio futuro in modo unico, nonostante il fatto che la loro storia d'amore sia ormai un ricordo del passato e continui ad affascinare molti altri. D'altra parte, la scelta di Kate è stata davvero la migliore per suo figlio. O c'è qualcosa di più in gioco? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto. E se questo articolo vi è piaciuto, non dimenticate di dare un mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare gli avvisi per non perdere i prossimi emozionanti aggiornamenti.